Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi usciamo dall'Europa e andiamo in Medio Oriente. Vi porterò a conoscere Israele, che è chiamata da ebrei, musulmani e cristiani la terra promessa, di cui stesso troviamo tantissime menzioni in tutti i libri sacri. Da non dimenticare che Israele è l'unico stato al mondo a maggioranza ebrea, infatti il 75% della popolazione sono ebrei. Inizierò il tour attraverso queste bellissime terre da Masada, uno dei patrimoni dell'UNESCO. Incamminiamoci e vi spiegherò di cosa sto parlando. Masada è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO in quanto è uno di quei simboli degli ebrei che non è andato distrutto dopo le varie invasioni dei Romani. Infatti possiamo ancora trovarne i resti. Affaccia sul Mar Morto e si trova su una collina a 400 metri di altezza. Ha una lunghezza di 1,5 km ed è protetta da muri altre 5 metri, oltre 40 torri di osservazione dell'altezza di 20 metri. Come avranno fatto i Romani ad espugnare questa fortezza? Andiamo e ve lo spiego. Essendo geograficamente in una posizione molto comoda per proteggersi dalle invasioni dei popoli nemici, c'era una sola via d'ingresso, la via dei serpenti, che era una via molto tortuosa, una via che si intersecava all'interno delle montagne per arrivare all'interno della fortezza. Però per la fanteria ed i soldati erano strade molto difficili da percorrere, molto spesso gli eserciti morivano ancora prima di arrivare in cima. E c'è una storia molto triste al riguardo. Quando i Romani nel 73 d.C. riuscirono a conquistarla, all'interno c'era ancora un gruppo di guerriglieri che non volevano lasciare la fortezza. Quindi, per non sottomettersi ai Romani, cosa fecero? Presero le spade e si uccisero a vicenda e l'ultimo dovette suicidarsi. Adesso vi porto a vedere il punto esatto dove l'impero romano ha attaccato questa fortezza ed è riuscito a conquistarla. È una storia incredibile quella che vi ho appena raccontato, anche perché guardate qui, siamo nel mezzo del nulla, circondati da queste montagne rocciose, circondati dal deserto, dal nulla, proprio dalla morte. Guardate qui la valle alle mie spalle e questo è il punto esatto dove attraverso queste strade l'impero romano è riuscito a salire e conquistare questa fortezza. Bello viaggiare, si imparano tantissime cose. Spostiamoci e dirigiamoci verso la prossima destinazione, che è anche una storia unica perché è il luogo più basso che esiste sul pianeta Terra. Andiamo! Lago salato senza sbocco sul mare e questo ne fa uno dei bacini idrici più salati che esiste al mondo. Però poiché le condizioni estreme del clima, ossia un secco arido e la mancanza di piogge, ogni anno l'acqua evapora sempre di più, facendo aumentare le condensazioni di sale e sali minerali all'interno del lago e ogni anno vediamo che sta scendendo di 1 metro il suo livello, mentre invece paragonato a 100.000 anni fa si è dimezzato nella sua lunghezza. Andiamo e vediamo se è vero che si galleggia perché il sale è tanto. No ragazzi, una cosa assurda, mi sono steso, guardate, anche senza mantenermi, senza muovere le gambe, senza muovere le braccia si riesce a galleggiare tranquillamente. Questo è dovuto all'alto tasso di salinità che è presente nell'acqua. Oltre ad essere un'acqua così salata, ha anche tantissimi benefici per il corpo. Infatti già nell'antichità Erode il Grande aveva costruito lungo tutte le rive del Mar Morto delle spa, che erano poi le prime spa che erano state costruite all'epoca. Invece la leggenda dice che Cleopatra, per essere così bella, usava dei prodotti che derivano dal Mar Morto, in modo tale da mantenersi sempre giovane con la pelle splendente. No, praticamente è impossibile, il sale ti gira sempre con la schiena sotto e a pancia all'aria. Adesso sono pronto per una vera e propria esperienza nel Mar Morto con tanto di fanghi spalmati su tutto il viso.
Adesso non ci resta che spostarci e bagnarci per toglierci tutti questi panni di dosso. Questa esperienza in Israele l'aspettavo di fare da tantissimi anni, quindi sono veramente felice, se vedete così sorridente, di stare qui e provare questa sensazione di galleggiare nel Mar Morto, anche perché con i vari cambiamenti climatici probabilmente un giorno il Mar Morto scomparirà. Potevo aspettarmi un inizio migliore per questa avventura in Israele. La giornata è volta al termine, adesso salgo sul pullman e rientro a Tel Aviv. Ciao ragazzi! Attraverso Jaffa Gate entro a Gerusalemme, una delle città più antiche al mondo, nonché la città più grande di Israele. È stata assediata 20 volte, distrutta 12 e invasa e conquistata oltre 50 volte. Tutti i popoli del mondo almeno una volta hanno messo gli occhi su questa città, o in bene o in male hanno cercato di prenderla, la cosiddetta Terra Santa. Andiamone a scoprire le bellezze. Sto inoltrando sempre di più all'interno della città vecchia, il cuore pulsante di Gerusalemme, circondata completamente dalle mura, è appena grande 1 chilometro quadrato ed è divisa in 4 quartieri: armeno, ebraico, cristiano e musulmano, ed insieme formano le sedi della storia del mondo. In questo momento sto entrando in uno dei posti più importanti per la religione cristiana, dove Gesù ha avuto l'ultima cena con i 12 apostoli. All'interno di una sinagoga ebraica. Come sempre in tutti i posti ebraici dove sto andando, le donne vanno da una parte mentre gli uomini vanno dall'altra. Dirigiamoci all'interno perché qui le persone si recano a pregare, quindi devo spegnere la camera. Andiamo. Che comunque tutti molto concentrati a pregare, a leggere, in questo movimento del capo che andava avanti e indietro, che nessuno mi ha notato. Sono entrato e sono uscito come se fosse un fantasma. Avevo notato alcune cose durante il mio viaggio in Israele, finalmente la guida mi ha chiarito un po' di dubbi. Questi oggetti che sono all'ingresso di tutte le porte, anche del mio albergo, non avevo capito cosa fossero, pensavo fossero dispositivi di sicurezza, invece no, sono per tenere, diciamo, gli spiriti cattivi lontano da casa ed attrarre bene. Invece sono tante di queste persone che camminano con alcune scatolette in testa oppure sul braccio sinistro. Ho detto: scusa, a che servono queste scatolette? In poche parole, le indossano per connettersi al Signore, per mandare tutte le energie positive ed avere una connessione con la persona che è in cielo, nella quale loro credono. Dico la persona che è in cielo perché qui sembra che ormai al giorno d'oggi stanno tante di quelle religioni, ognuno crede in tanti di quei santi diversi che vengono chiamati con nomi diversi, e non vorrei fare confusione, quindi mi tengo un po' vago sull'argomento. בוקר תשמע קולי בוקר. Alle mie spalle il punto più sacro per il popolo ebraico, ossia il muro del pianto. È l'unica parte del muro rimasta che circondava il Monte dei Templi, dove all'interno sorgevano il primo e il secondo templo di Gerusalemme, luogo di grande pellegrinaggio. Ma c'è una cosa da dire: noi vediamo tutte queste persone che pregano contro il muro, ma non è che stanno pregando al muro. La leggenda vuole che Gesù Cristo in persona, la sua anima, la sua energia e la sua forza sia all'interno di quel muro, quindi loro, pregando rivolti,
verso queste mura, è come se pregassero a Gesù. E le preghiere vanno direttamente nella chiesa con la cupola dorata e vediamo alle mie spalle. Dirigiamoci vicino e vediamo un po' come si svolgono le preghiere. Questo è il fogliettino, scriviamo il nostro desiderio e mettiamolo sul muro del pianto. Allah claim of no religion. Questi due desideri sono pronti a inserire all'interno del muro. Attraverso il gate di Damasco passiamo dal quartiere ebraico al quartiere musulmano, che è pieno di bazar, mercati, ci sono delle vibes completamente differenti dal posto dove mi trovavo in precedenza. Le prime impressioni che si provano in questo posto sono gli odori. Nel quartiere ebraico non c'era alcun tipo di odore a parte quello del cibo, invece qua già senti l'odore degli incensi, delle spezie profumate che a me piacciono tantissimi, e appena passato il gate già ci troviamo all'interno di un bazar, quindi penso questa zona mi piacerà più dell'altra. E entrati nei bazar mi sembra un po' come stare nelle medine in Marocco, c'è gente ovunque, venditori ambulanti, negozi che ti vendono cibo di strada, qualsiasi tipo di odore e puzza misti, dipende dai gusti delle persone, però siamo in un'atmosfera diversa da quella del Marocco, molto più particolare. Questo è l'inizio della Via Dolorosa, ossia la via che ha percorso Gesù Cristo per arrivare poi nel posto dove l'hanno messo sulla croce, e ritroviamo un punto nel muro che è stato aperto ed è dove Gesù, cadendo, ha appoggiato la sua mano. Eccolo qui. Mentre questa davanti a me è la strada che ha raggiunto una delle parti finali della Via Dolorosa per arrivare poi al Monte Golgota, dove è stato crocifisso. E devo dirvi che è una strada pesantissima, anche farla a piedi con una semplice camera attaccata al collo già è pesantissima, quindi non immagino a quei tempi cosa abbia dovuto sopportare. Attraverso i tunnel sono arrivato dinanzi alla chiesa dove è custodito il Sacro Sepolcro. Entriamo all'interno. Questa è la penultima stazione prima della fine di Gesù. Qui alle mie spalle possiamo vedere in questo dipinto viene raffigurato posizionato su un tavolo per essere preparato per la sepoltura, e questo tavolo si trova dinanzi a me. Proprio questo tavolo dove le persone si siedono, lo baciano, piangono, fanno doni strazianti e tante cose. Alle mie spalle questa struttura bellissima è la tomba dove Gesù è stato sepolto, c'è stata la sua risurrezione. C'è un'atmosfera assurda in questa chiesa, a parte le migliaia di persone nella fila lunghissima che c'è da fare, però ne vale la pena, è un'esperienza diversa, perché sapere dove è stato sepolcro Gesù, che per la religione cristiana è uno dei simboli principali del figlio del creatore del mondo e tutto il resto, è bello sapere queste cose, soprattutto vivere in quei posti e venirli a visitare. Sono uscito dalla città vecchia di Gerusalemme per dirigermi verso la città nuova. Volevo dirvi una cosa abbastanza particolare. Sono arrivato qui venerdì, ho cercato di prendere il treno per andare in centro, ma mi hanno detto che non funzionava perché era festa. Adesso ho capito perché lo Shabbat, venerdì e sabato, è come se fosse il nostro weekend equivalente al sabato e la domenica. Invece qui la domenica è il primo giorno della settimana, un po' come se fosse il lunedì. Una volta la popolazione aveva paura a vivere al di fuori delle mura di Gerusalemme, ma poi lentamente si è venuta a creare questa Gerusalemme nuova. Queste case che vedete alle mie spalle sono le prime costruzioni che sono state fatte, dove sorge il Mahane Yehuda, il mercato più grande di
Gerusalemme, nato con una piccola bancarella, e poi le persone hanno capito che invece di andare fino alla città vecchia ogni volta per comprare frutta e verdura, potevano crearsi un mercato locale. Da qui è iniziata l'espansione della Gerusalemme nuova, che è completamente diversa dalla città vecchia, molto più moderna. La visita al mercato è finita, è stata una giornata lunghissima, sono da stamattina alle 6:30 in giro, è arrivato il momento di ritornare al pullman che si ritorna a Tel Aviv. Mi godo un bel caffè e mi riposerò un po'. Ciao ragazzi! Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Quella che vedete alle mie spalle è Tel Aviv, capitale mediterranea del cool. È stata così eletta dal New York Times, in quanto è una città che 24 ore su 24 è sempre attiva. Un cibo squisito, un'architettura super mixata e particolarissima che è stata anche riconosciuta dall'UNESCO per i suoi patrimoni a livello mondiale. C'è una vita notturna che è impressionante e poi c'è una qualità di vita assurda, anche essendo il centro economico più importante di Israele ed essendo anche una delle città più care al mondo. Io non lo sapevo, me ne sono accorto quando sono andato al McDonald's e ho pagato quasi 20 euro per un menù. Il lungomare di Tel Aviv è lunghissimo e mi dà un po' l'impressione di essere a Miami Beach. Troviamo sulla sinistra tutti questi grattacieli di lusso, mentre sulla mia destra troviamo delle spiagge con questa sabbia bianca e un mare blu. Guardando le spiagge riesco subito a capire che uno degli sport che regna sovrano qua è il beach soccer, ossia giocare a pallone sulla spiaggia con una rete, con le stesse regole della pallavolo, ma si gioca coi piedi e non si gioca con le mani. Veramente belle queste spiagge, super attrezzate. In Italia, a Napoli, dovrebbero cercare di fare un qualcosa del genere, perché abbiamo certi litorali lunghissimi ma non vengono sfruttati per niente. Vabbè, ritorniamo verso l'albergo che mi devo anticipare per andare in aeroporto. Molto spesso bisogna arrivare circa un 4 ore, 4 ore e mezza prima, perché per fare i controlli ci mettono anche un'ora e mezza, ti controllano di tutto. Non so perché, ma siamo in Israele e ognuno ha le sue regole. Un'altra fantastica avventura è terminata, da Tel Aviv è tutto. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e commentare facendomi sapere che ne pensate del mio video. Ci vediamo alla prossima avventura, ciao!